Ok, qua c'è abbastanza nettare, quindi stanno importando. La regina in basso, a sinistra, qui, eccola lì, in basso. Dai, oggi la famiglia indemoniata è un pochino più tranquilla. C'è moltissima covata, l'importazione un pochino c'è. E adesso lo andrò a mettere su 9 telaini, quindi ne tolgo uno e poi metterò sul melario. Quindi andiamo a mettere le screw di regina. Ed il melario. E vediamo un po' se portano qualcosa a casa. Bene, oggi la famiglia indiavolata era più tranquilla, quindi potrebbe essere effettivamente che siano particolarmente incazzate a causa della fame. Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale, spero di non essere né troppo chiaro né troppo scuro perché la luce è molto forte. Comunque oggi video brevissimo perché volevo semplicemente aggiornarvi sulle operazioni che sto facendo. Come vedete un sacco di api che mi ronzano attorno perché qua ho dei telaini con ancora delle tracce di miele all'interno. E adesso vi spiego, questo è il melario. Oggi per l'appunto andrò a posare a livello diciamo di test il melario sulla famiglia più forte. È semplicemente una prova, un tentativo per vedere se questa famiglia forte riesce ad importare qualcosa già a melario e quindi se si riuscisse a produrre qualcosa. Sicuramente mettere su un melario allo stato attuale non è un grosso problema, si può fare tranquillamente per due semplici motivi. Uno perché le condizioni meteorologiche finalmente sono migliorate e quindi ci saranno nei prossimi giorni parecchie giornate di bel tempo, il che è una cosa molto positiva, e poi perché chi mi ha venduto i nuclei mi ha fornito già dei melari con dei telaini con foglio cereo già costruito, quindi non ho dovuto far costruire completamente tutti i fogli cerei. Quindi questa è una cosa estremamente vantaggiosa perché le energie che le api avrebbero utilizzato, disperso per costruire i fogli cerei, le potranno utilizzare per compiere altre operazioni. Quindi ho messo un melario con 3 telaini con foglio cereo nuovo da costruire, mentre gli altri 6, poiché il melario ha 9 telaini, gli altri 6 sono già completi. Come vedete, per l'appunto le api sono attiratissime da questi favi da melario, perché sono ancora sporchi di miele. Adesso ve li faccio vedere meglio nel dettaglio. È un'operazione semplicissima, mettere su un melario, l'unica accortezza è che bisogna inserire un escludi regina, che è quella rete di plastica che avete visto che ho inserito
sopra l'arnia, che funge per l'appunto da escludiregina, poiché le maglie sono fatte per far passare le api operaie, ma per escludere la regina nel piano diciamo più basso dell'arnia. Quindi qua vanno su solo le api operaie a depositare il miele sostanzialmente. Quindi si tende chiaramente a far evitare che la regina possa salire a melario, perché la regina depone le uova, e se deponesse le uova all'interno dei favi del melario avremmo un miele di qualità molto scadente, perché sarebbe contaminato da larve, da uova, e quindi sarebbe un miele molto sporco. Quindi con questo semplice sistema, con l'escludiregina, qua avremo del miele puro. Quindi qua si concentrerà tutta la nostra produzione di miele. Eccomi, scusate, mi sono dovuto spostare perché le api cominciavano ad essere un tantino numerose su quel melario, quindi ho deciso di allontanarmi un attimo. L'ultima visita che ho fatto, la famiglia centrale, quella che risultava molto aggressiva, è stata spietata. L'ho visitata sicuramente in una giornata non ottimale, con tempo nuvoloso, in una finestra in cui c'era una breve pausa dagli acquazzoni, dalle piogge forti che ha fatto in questi giorni, quindi forse ho capito, e anche qualcuno di voi me l'ha scritto anche nei commenti, una teoria secondo la quale si può giustificare questa aggressività di questa famiglia centrale. Praticamente qualcuno di voi ha scritto che arrivando da un inverno molto mite, le famiglie si sono sviluppate molto e sono arrivate all'inizio stagione con diciamo troppa potenza di fuoco e poco nutrimento, quindi se siamo stati un po' carenti con la nutrizione, la famiglia può diventare aggressiva proprio perché è molto tirata. Infatti oggi ho visitato e la famiglia era molto più tranquilla, questo perché ho visto che c'erano all'interno dei favi c'era un discreto quantitativo di miele che le api stanno importando, perché oggi stanno lavorando bene. Quindi questa potrebbe essere una spiegazione, quindi probabilmente la famiglia centrale non è di genetica indemoniata, ma semplicemente può essere vari fattori. Sta di fatto che l'ultima volta mi volevano assolutamente uccidere. A un certo punto la famiglia ha cercato di prendere in gruppo un coltello e accoltellarmi. A parte gli scherzi, avevo dimenticato forse di chiudere leggermente la zip qua sopra della tuta. Sono riuscito a trovare una piccolissima fessura e si sono infilati dentro la tuta, e avevo le api, una o due api che mi ronzavano all'interno della rete, quindi è stata un'esperienza bruttissima. Mi hanno punto qua sul collo. Comunque servito da lezione anche questo, quindi chiuderemo benissimo la tuta, perché loro passano da qualsiasi piccolissimo pertugio. Quindi questo è il telaino con foglio cereo da melario, già costruito, spero che si veda bene la messa a fuoco, ecco. Quindi questo è un bel vantaggio averli già costruiti, perché ci portiamo avanti col lavoro. Niente, diciamo che questo è tutto per questa volta. Vi volevo solo spiegare un attimino le mie mosse di questa settimana. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vedremo se le api hanno importato qualcosa o se non hanno importato nulla, e poi andremo avanti a vedere piano piano il discorso delle altre api, il fuco e la regina, per capire meglio come funziona tutto l'alveare. E quando ci avvicineremo al periodo della produzione di miele, della smielatura, andremo a vedere anche tutto quello che servirà, perché serve un po' di attrezzatura per fare il lavoro. Quindi direi che per oggi è tutto, quindi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio e ricordatevi di iscrivervi, ciao, alla prossima!